Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme la costruzione di un capo sicuramente versatile e perfetto per questa stagione, tant'è che ho deciso di apporlo al di sopra di una camicetta. Mi sono serviti per realizzarlo circa 100 grammi di vellutino di casa 3 sfere e un uncinetto numero 8. Mi direte poi voi quanto è versatile questo progetto. Parlo infatti di questo gilet chiuso, appunto strega, molto facile da fare con la costruzione verticale con pezzo unico. Vi faccio vedere come ho pensato di strutturarlo. La prima cosa che dobbiamo fare sarà prendere la misura della nostra circonferenza più ampia e dividerla in due in modo da ricavare la metà perfetta. Nel mio caso sono 40 cm. Io ho scelto di utilizzare il vellutino variante nera appunto per restare in tema Halloween di casa 3 sfere abbinato ad un uncinetto numero 8. Detto questo, partiamo con il nostro cappiettino, allungo la prima catenella e vado ad eseguire il mio punto strega, quindi blocco col dito il filo attaccato all'uncinetto, realizzo questa maglia aperta e tengo ferma la matrice. Si crea qui un piccolo triangolino ed è qua dentro che io devo entrare per chiudere il mio punto strega. Allungo la catenella di nuovo, la chiudo e in questo triangolino vado ad inserire l'uncinetto. Allungo, blocco la matrice, chiudo, entro nel triangolino e vado avanti in questo modo fino a raggiungere la lunghezza della metà della mia circonferenza, nel mio caso sono 40 cm, e mi devo accertare che il numero di anelli che sto eseguendo sia pari. Lavoro su campione, nel progetto originale ho realizzato 12 anelli. Agli nostri anelli quindi ne aggiungiamo ulteriori 2. 1 e 2. Contiamo 1, 2, 3, 4. Finito il quarto, entriamo nella prima maglia bassa con una maglia bassa, creando una sorta di occhiello più grande. E da qui allungo sempre la catenella, prendo il punto e realizzo il mio anello. Ancora, quindi realizzo 2 anelli. Salto 2 anelli di base, entro nella maglia bassa con una maglia bassa e replico 2 anelli, salto 2 anelli, entro nel cappietto iniziale e chiudo con una maglia bassa la mia prima riga. Da questo momento in poi, per tutte le righe successive, noi dovremo alzarci con 3 anelli. Quindi allungo, realizzo il primo, allungo, realizzo il secondo, allungo, realizzo il terzo. Volto il lavoro e mi vado ad agganciare dopo il primo anello che ho realizzato della riga sottostante, quindi nella maglia bassa vedete, tra i 2 anelli. E da qua ripristino la lavorazione originaria, quindi sempre 2 anelli, salto un anello, 2 anelli ed entro nella maglia bassa con una maglia bassa. Continuo quindi anello, anello, salto 2, 1, 2 ed entro nella maglia bassa dopo il secondo anello. In questo caso ho già concluso la mia seconda riga. Vedete come inizia a prendere forma questo motivo? Da qui ripeto quindi altri tre anelli, entro nel primo e poi di 2 in 2. Devo arrivare a raggiungere l'altezza che io ho deciso di dare al mio capo, quindi da dove voglio che finisca nella parte inferiore mi alzo fino alle spalle.
Eccoci qua all'altezza che ho scelto. Io mi sono regolata su circa 35 centimetri perché poi la rete va ad allargare ed allungare. A questo punto faccio partire una catenella volante lunga esattamente tanto quanto la catenella iniziale e realizzata allo stesso modo, quindi con tanti punti strega quanti ne ho fatti all'inizio. La faccio volante, quindi non mi aggancio fino a che non arrivo alla fine. Una volta arrivata alla fine, chiudo con una maglia bassa, mi alzo con 3 catenelle e continuo la lavorazione in maniera identica, arrivando a una lunghezza esattamente identica a quella sottostante. Quindi avrò 2 pannelli di 35 cm collegati tra loro lateralmente da 2 maglie basse. Ho protratto la lavorazione fino alla stessa lunghezza dell'altro pannello, ovviamente, e poi pareggiando il lavoro sono andata dall'estremo margine, quindi dove ho l'attaccatura, a calcolare il mio scalfo manica che è di 17 cm e a quell'altezza ho posto un marker, ovviamente lo stesso ho fatto dall'altro lato e adesso con il filo ancora collegato alla lavorazione procedo ad incorporare i 2 pannelli uno all'altro, o meglio mi aggancio alla maglia bassa che fa l'angolo e vado a creare una cucitura che unisca i miei 2 pannelli fino al mio marker. Per poterlo fare, intanto mi aggancio subito con una maglia bassissima, vado a prendere ogni punto disponibile, quindi entro nell'anellino e chiudo a maglia bassissima. Altro anellino di entrambi ovviamente i miei pannelli, maglia bassissima. Ora sono alla maglia bassa che unisce gli anelli da entrambe le parti e quindi anche qua vado ad unire con una maglia bassissima. Quindi ogni anello lo lavoro con una maglia bassissima e ogni maglia bassa la lavoro con una maglia bassissima. In questo modo la cucitura rimane sempre molto morbida e dritta, precisa. Ora non si vede molto bene con il filo nero, ma mi auguro di avervi spiegato correttamente come sto procedendo. Questa operazione la replico ovviamente da un lato e dall'altro. Terminate le nostre 2 cuciture abbiamo 2 scelte: o lasciamo così il nostro capo oppure andiamo a rinforzare un pochino la parte inferiore semplicemente con delle maglie basse. Quindi riprendiamo l'uncinetto e realizziamo una maglia bassa nell'anello, una maglia bassa nella maglia bassa, una maglia bassa nell'anello e così via per tutto il giro. In questo modo daremo una rigidità anche alla parte inferiore del nostro capo. Io ho deciso di lasciarlo in questa maniera perché per l'indosso che ho previsto preferisco che sia più malleabile, più morbido nella parte inferiore. Fatta questa operazione non ci resta che indossare il nostro capo. Ed eccolo qua indossato dal nostro manichino. Come vedete io al di sotto ho voluto apporre una camicetta classica bianca per farvi vedere come può essere poi particolare nella sua semplicità, un semplice abbinamento che dà un tocco in più ad ogni outfit. Immaginate al di sotto magari un bel pantalone classico palazzo oppure un più sportivo jeans, sicuramente un grande carattere per questo gilet chiuso. 1000 abbinamenti, possiamo anche addirittura andare a inserirci un maglioncino al di sotto, un dolcevita, perché no, magari con un collo al lupetto, perché ancora ragazze non è proprio caldissimo e io con questo tutorial spero di avervi aiutate nella realizzazione di un capo davvero super versatile e perfetto per questo momento. Detto questo, ragazze mie, io vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.